Ci sono luoghi nel wrestling che non sono semplici arene, sono templi, santuari sacri dove la storia prende vita e le emozioni si intrecciano con il sudore e i sogni di chi sale su quel ring. La Korakuen di Tokyo è uno di questi. Ogni volta che la Stardom varca le sue porte, sai già che qualcosa di importante sta per accadere. Qualcosa che farà discutere per giorni, settimane, forse mesi. E anche stavolta non è stato diverso. Lo show andato in onda domenica 11 maggio ci ha regalato momenti memorabili, un'altalena di emozioni che ha visto regine lottare per difendere il proprio trono da giovani e agguerrite principesse, stelle cercare di brillare di luce propria e amazzoni provenienti da altre galassie tentare di strappare il comando del pianeta Stardom. Insomma, uno spettacolo da raccontare. E noi lo faremo insieme in questo nuovo video. Ma prima, fermate tutto. Se amate il wrestling femminile, se volete scoprire storie che intrecciano passione, sacrificio e sogni realizzati tra le corde di un ring, questo è il posto giusto per voi. Lasciate allora un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere nessuno dei prossimi contenuti. E se questo progetto vi piace, condividetelo con più persone possibili. Aiutatemi a far conoscere al mondo questo meraviglioso spettacolo. Vi invito anche a dare un'occhiata a Donne tra le corde, un viaggio alla scoperta del wrestling femminile mondiale. Grazie a questo progetto potrete sempre rimanere aggiornati con tutto ciò che aleggia intorno alle vostre atlete preferite, che siano della WWE, dell'AEW e così via. Troverete tutte le info nei link in descrizione. Detto ciò, è arrivato il momento di addentrarci nell'azione. E quale modo migliore per iniziare se non raccontandovi del debutto ufficiale di Mi Vida Loca? Per chi non lo sapesse, lo scorso 24 aprile è nata in Stardom una nuova stable capitanata da Suzu Suzuki, che dopo aver lasciato Neo Genesis a seguito di un litigio con Mei Seira ha deciso di fondare una sua unit. Ciò che conta davvero è che Mi Vida Loca ha preso appunto forma con Suzu Suzuki al comando, affiancata anche da due nomi noti come Rina Yamashita e Izuki Aoki, più la giovane e promettente Akira Kurogane. Tuttavia, fino a domenica scorsa non avevamo ancora assistito al loro debutto ufficiale sul ring della Stardom. Un po' perché Rina e Izuki, essendo freelancer, non fanno parte del roster fisso e quindi le loro apparizioni sono centellinate. Ma l'11 maggio è arrivato il momento tanto atteso. Mi Vida Loca ha ufficialmente fatto il suo debutto in un match che definirei amichevole contro le ragazze di EXV, accompagnate da Yuria Hime. Il risultato? La vittoria per la nuova unit di Suzu Suzuki. Tuttavia, devo ammettere che speravo in qualcosa di più. Non posso dire di essere deluso, ma il coinvolgimento emotivo è rimasto appena sotto le aspettative. Forse è presto per giudicare, essendo la loro prima uscita ufficiale, ma al momento non mi hanno lasciato un'impressione indelebile. Torneremo comunque a parlare di Mi Vida Loca più avanti. Lasciamo per ora la stable di Suzu Suzuki e concentriamoci su Shuri, che nello show ha affrontato Aya Sakura in un single match. Il pronostico era tutto dalla parte della leader di Gozai e il match ha rispettato le aspettative, ma attenzione perché Aya Sakura ha tenuto botta in maniera sorprendente. La giovane di Cosmic Angel si è difesa con coraggio contro un'avversaria di gran lunga più esperta, uscendo dal ring a testa alta. Ma il vero momento clou è arrivato dopo la fine del match. Shuri è stata infatti raggiunta da Sari, decisa a ribadire la sua intenzione di sfidarla per l'IWGP Women's Championship. Quando le due sembravano pronte a darsi battaglia a parole, ecco spuntare Alex Windsor, che ha lanciato a sua volta una sfida a Shuri.
Il match tra loro è già fissato per il 6 giugno durante uno show della Pro Wrestling Give. E Shuri, da vera guerriera, ha accettato anche la sfida di Sari, promettendo di affrontarla a Stardom The Conversion il prossimo 21 giugno. Dunque, il mese di giugno si pronuncia rovente per Shuri, con 2 difese titolate nel giro di pochi giorni, contro avversarie di livello assoluto. Tra le due, Sari sembra la più pericolosa, ma attenzione a non sottovalutare anche Alex Windsor, oggi una delle miglior wrestler britanniche in circolazione. Ne parleremo meglio in contenuti dedicati, ma per ora possiamo lasciare Shuri alle sue battaglie imminenti e noi ci spostiamo su una situazione che potrebbe cambiare gli equilibri della federazione. Il futuro di Stars. Al termine del match che ha visto le 5 ragazze della unit battere Gozai, Hanan ha preso il microfono per parlare del futuro della stable dopo l'uscita di Mayu Iwatani. Una riflessione che ha subito riacceso vecchie tensioni. Hanan non ha perso tempo e ha puntato il dito contro le Fukuoka Double Crazy, ricordando le frizioni con Hazuki prima di All Star Grand Kingdom. All'epoca Hanan aveva persino proposto l'espulsione di Fukuoka Double Crazy dalla stable, ma la cosa era stata bloccata da Mayu, ancora leader in carica. Ora però che le cose sono cambiate, con Mayu Iwatani fuori dai giochi, Hanan sembra aver preso in mano le redini di Stars. E dopo gli screzi passati, Hazuki e Koguma hanno scelto quindi di separarsi dalla unit. Per il momento Stars rimane un terzetto formato da Hanan, Saya Ida e Momo Koko. La domanda a questo punto è: quale sarà il destino di Fukuoka Double Crazy? Stando alle parole di Hazuki, le due wrestler continueranno a lottare in Stardom, ma senza far parte di una stable, cercando di farsi strada da sole. Una decisione comprensibile tutto sommato, visto la mancanza di una vera e propria leader a cui far riferimento. Questa però è l'ennesima separazione in casa Stars, che dopo l'addio di Mayu Iwatani ora perde anche Hazuki e Koguma. E se devo essere sincero, non vedo un futuro particolarmente roseo per la unit. Hanan ha un grande potenziale e può tranquillamente ambire a diventare una futura campionessa mondiale, ma Saya Ida e Momokogo difficilmente potranno garantire a Stars i successi di un tempo. La stable dovrà quindi essere ricostruita, ma questo richiederà tempo e il coinvolgimento di nuove leve. Fortunatamente di giovani talenti la Stardom ne ha in abbondanza, Yuri Hime, Hanne Kanaya, Matoya Mabe, insomma tutte ragazze promettenti che però hanno bisogno di tempo e costruzione. Il loro successo non sarà immediato e toccherà a Hanan guidare questo nuovo corso, cercando di trasformare queste rookie nelle future protagoniste della federazione. Auguriamole quindi di riuscire nell'impresa e riportare Stars ai vertici della Stardom. Abbiamo menzionato prima di come saremo tornati a parlare di Mi Vida Loca, ed ecco infatti che le ritroviamo sul ring intente a sfidare Neo Genesis per un match valevole per gli Artists of Stardom Titles. Alla festa però si sono voluti aggiungere anche Rina, Ruaka e Konami, che già da qualche settimana hanno messo gli occhi sulle cinture in possesso oggi di SLK Azumi e Miyu Hamasaki. Infatti le tre ragazze di Eight sono addirittura arrivate a rubare i titoli alle campionesse in modo da attirare la loro attenzione, direi in un modo non troppo velato. Sta di fatto che alla disputa è intervenuto Taro Okada, sedando gli animi grazie ad una decisione alquanto interessante che io condivido in pieno. Il presidente della Stardom ha annunciato che Suzu Suzuki, Izuki Aoki e Rina Yamashita battaglieranno contro Rina, Ruaka e Konami durante lo show del 21 maggio, con le vincitrici che di conseguenza otterranno un match titolato contro Neo Genesis.
Dunque, a poche settimane dalla loro nascita, le atlete di Vida Loca possono già ambire a conquistare delle cinture, ma per fare ciò dovranno prima liberarsi dell'ostacolo chiamato Hate, una unit che sappiamo essere difficile da battere. Inoltre dovranno anche fare i conti con le agguerrite campionesse in carica, ben lungi da abdicare tanto facilmente. Quale terzetto riuscirà a prevalere sull'altro? Ne parleremo più dettagliatamente in un prossimo video. Per ora passiamo ai due match titolati della serata, partendo da quello valido per il CMLL Japanese Women's Championship. A difendere il titolo c'era Giuvia, opposta a Mei Seira. Devo essere sincero, il match è stato piacevole, ma non è riuscito a trasmettermi quelle emozioni che speravo. Anche la durata, inferiore ai 10 minuti, ha inevitabilmente frenato lo spettacolo. A meno che non ci fossero regole speciali legate al titolo, qualche minuto in più avrebbe sicuramente giovato. Il confronto tra due talenti di questo livello meritava un minutaggio maggiore per permettere a entrambe di esprimersi al meglio. Alla fine Giuvia è riuscita a mantenere la cintura, ma il match non ha lasciato il segno come avrebbe potuto. Chissà se rivedremo ancora Giuvia in Stardom durante l'anno. Beh, con il Festar Grand Prix all'orizzonte, direi che tutto è possibile. E arriviamo così al piatto forte della serata, il main event. Saya Kamitani ha messo in palio il World of Stardom Championship contro la vincitrice del Cinderella Tournament 2025, Sayaka Kurara. E ancora una volta la Phoenix Queen ha scritto un capolavoro. Saya Kamitani è ormai diventata come Re Mida, tutto ciò che tocca si trasforma in oro. Ma non ho davvero più aggettivi per descrivere la sua grandezza e il suo incredibile lavoro. Vedere ancora oggi qualcuno che la critica fa quasi male al cuore. Capisco perfettamente che ognuno abbia i suoi gusti. Lungi da me giudicare l'opinione altrui, però non so, non riconoscere ciò che Saya sta facendo, secondo me, è ingiusto. Da quando ha compiuto il suo turnile e assunto l'identità della Phoenix Queen, ha incantato tutti con il suo carisma e la sua presenza scenica. Anch'io ero scettico all'inizio, lo ammetto, ma mi sono dovuto ricredere. Saya ha dimostrato che il mio dubbio era infondato. Però è giusto ovviamente anche tributare gli onori a Sayaka Kurara, protagonista di una performance straordinaria. Il 2025 per lei è un anno da incorniciare. Prima la vittoria del Cinderella Tournament e ora una prova maiuscola contro una delle campionesse più dominanti nella storia della Stardom. Sayaka Kurara ha dimostrato una crescita incredibile e oggi possiamo tranquillamente affermare che è destinata a essere una delle colonne portanti della federazione. Il presente però si chiama ancora Saya Kamitani, la sua supremazia è assoluta, il suo personaggio uno dei più riusciti di sempre in Stardom. Per ora la Phoenix Queen può godersi il suo trono e prepararsi a difenderlo con le unghie e con i denti da chiunque abbia il coraggio di sfidarla. Lo show dell'11 maggio è stato all'altezza della magica Hurricane Hall, un evento che vi consiglio di recuperare ad occhi chiusi, perché se amate il wrestling femminile, la Stardom è ciò che fa per voi. Come sempre vi invito a lasciare il vostro pensiero qua sotto nei commenti. Sono curioso di sapere le vostre teorie e opinioni su quanto è accaduto. Io sono Kirito e anche oggi vi ho portato un pezzetto di Stardom sulla soglia delle vostre case. Grazie di cuore e alla prossima. Bye poi!